Allora, in questi brevi clip voglio farvi vedere come costruire una serie di aste definite infinity in quanto operano su una risonanza terrestre particolare e sono pertanto in grado di catturare qualsiasi tipo di campo di emissione. Allora, dovete sapere che queste aste non sono di facile costruzione. Ecco, sto parlando di costruzione a livello meccanico, in quanto comporta la costruzione stessa di 4 cuscinetti definiti inerziali che permettono la calibrazione dell'angolo di caduta dell'asta e del freno specifico che il cercatore vuole imporre al sistema di ricerca per poter effettuare delle ricerche particolari, in quanto le aste hanno una certa velocità angolare di rotazione, quindi i cuscinetti inerziali servono proprio a questo scopo. Bene, allora, prima di tutto voglio farvi vedere, prima di iniziare questa nuova costruzione, questo nuovo progetto, voglio farvi vedere il programma che ha permesso la creazione negli anni e la scoperta delle frequenze EF-NMR. Si tratta di un vecchio programma da terminale Unix, quindi che gira normalmente anche su Linux. Ecco, questo è il programma Klondike, che è quello che è stato utilizzato durante gli anni della mia ricerca per trovare le risonanze della materia. Allora, vi faccio vedere, si tratta di alcune semplici funzioni, contiene, come potete vedere, contiene le 4 frequenze fondamentali che erano state studiate all'epoca, ovvero oro, argento, acqua e diamante. Gli EFNMR sono quelli studiati inizialmente per i 4 elementi fondamentali che hanno dato vita ai calcoli costruttivi per tutto il resto della tavola periodica degli elementi. Allora, questo programma incorpora la massa e la profondità di ricerca e basta, praticamente ci sono 4, 3, 6, dunque vediamo 1, 4, 6 funzioni, ecco, in quanto è un programma di calcolo molto semplice, in grado di calcolare e costruire praticamente qualsiasi tipo di asta di ricerca per il singolo materiale. Qui però non si parla ancora di frequenze RT, di risonanze terrestri, perché queste vennero scoperte molto più tardi, all'incirca nel 1999. Quindi al termine della mia ricerca, e quindi non è stata inserita, diciamo, non è stato inserito il calcolo per l'RT, che fu fatto molti anni più tardi. Allora, questo programma è stato una pietra miliare nello sviluppo e nella costruzione delle aste di ricerca, specialmente per l'oro, per l'argento, per l'acqua e per i diamanti. Oggi diciamo che viene mantenuto solo per una ricerca storica, però vi posso far vedere anche tutti gli elementi che sono stati utilizzati. Allora noi premiamo il tasto 2, ok, ecco, questo è un classico programma in linguaggio C, disponibile, che si impara in tutte le università, e quindi
Allora, qui potete vedere tutti gli EFMR, gli EFNMR che il programma calcola. Ecco, scusatemi, mi intrippo un tantino anch'io, dai, ecco, con gli anni. Allora, tornando a noi, vi faccio vedere un attimo come funziona questo programma. Allora, qui il programma ha calcolato, come potete vedere, tutti gli EFNMR, che sono le misure standard per ogni singolo elemento in grado di fornire le lunghezze fisiche dell'asta in risonanza allo specifico materiale da trovare. Questa è una breve lista che potete vedere è stata costituita dal programma e quindi sono tutti gli elementi che vennero studiati a quel tempo. Sono circa 90-91 elementi, quindi dovete sapere che la tavola periodica degli elementi viene mantenuta e vengono scoperti nuovi elementi ogni giorno, quindi questa è una cosa vecchia del 1997. Ecco, e sì, diciamo che il livello di attendibilità è buono, ma si può fare di meglio con il calcolo matematico. Bene, ritorniamo un attimo sul programma. Ok, e qui possiamo uscire. Adesso usciamo dal programma e vi faccio vedere ancora qualcos'altro. Ok, perfetto. Allora, siamo usciti dal programma e ora vi faccio vedere ancora qualcosa di interessante. Allora, qui potete vedere la vecchia serie di aste di rilevamento. Queste invece sono le RT, le ultime costruite, e poi vi spiegherò ancora un paio di cosette interessanti. Allora, queste aste sono state costruite ed utilizzate dal 2000 al 2015. Ecco, come potete vedere sono aste le più piccole per il diamante. Queste sono per l'acqua, queste sono le classiche per l'oro, è stato fatto anche un filmato per queste, mentre per l'argento sono state utilizzate anche queste per un filmato sul canale. Ecco, e queste aste dispongono di condensatori in alluminio in grado di essere sostituiti in base alla lunghezza d'onda del materiale da ricercare, quindi potete arrivare più in profondità, meno in profondità e comunque le aste rileveranno in ogni caso il materiale. Ecco, potete vedere la differenza sostanziale con le aste Infinity. Ecco, queste sono le Infinity in rapporto a quelle che furono costruite dal 2000 in poi. Ecco, queste aste sono un progetto del programma Klondike, mentre questi è un progetto del programma Elrod Pro. Ecco, uno degli ultimi programmi usciti per la costruzione di questi oggetti. Allora, qui potete vedere le aste Infinity 2023, queste sono le aste della serie 2021, sempre costruite tramite il database Klondike. Potete vedere le differenze, anzi ve le faccio vedere subito, osservate bene. Allora, queste sono le aste per i diamanti. Allora, serie 2021
è serie 2000-2015. Ecco, le misure sono un tantino aumentate in base alla risonanza che devono trovare. Comunque questa è la differenza. Queste sono quelle con la coda piegata e queste sono a condensatore variabile, che sono molto più utili durante una ricerca, in quanto una volta, come potete vedere, una volta si usavano tutte senza condensatore. Ecco, una volta si usavano senza condensatore. Il condensatore, diciamo, è un'invenzione abbastanza moderna. Ecco, queste sono le differenze sostanziali di questo progetto. Serie 2021, 2023 e 2000-2015. Allora, per spiegarvi bene come funzionano i cuscinetti inerziali vi faccio vedere un attimo come funzionano una volta che sono montati sull'asta in modo definitivo. Ecco, questo è il loro funzionamento normale. Come vedete il condensatore ha una buona velocità angolare di rotazione, quindi l'unica cosa che ci resta da fare è la compensazione dell'asta e il controllo finale sugli oggetti. Comunque le aste RT Infinity 2023 devono funzionare esattamente in questo modo. Ecco, vedete la rotazione angolare? Ecco, non deve essere né troppo veloce né troppo lenta. Ecco, questa è la regolazione giusta e viene fatta con i cuscinetti inerziali e una semplice pinza, in modo da dare il freno che ci serve sul condensatore. Quindi le aste non devono chiudersi subito, ma nemmeno tanto lentamente. Questa è la costruzione ideale con cuscinetti inerziali montati correttamente. Se le aste e il tubo condensatore non girano in questo modo, vuol dire che i cuscinetti inerziali non sono stati costruiti bene, ma comunque lo vedremo durante il progetto Infinity. Bene, nel frattempo continuo ad imparare ad usare la telecamera qua.